Giuliano morirà. Giuliano morirà. Giuliano morirà. Signora Giuliano, che significato aveva per Boris Giuliano il lavoro che faceva, la polizia? Ecco, il lavoro che faceva per mio marito era importantissimo, era quasi tutto, perché non avrebbe potuto fare un lavoro in cui non credeva. Era un uomo che aveva degli ideali e per questi ideali era pronto a vivere ogni giorno, ogni momento della sua vita e era pronto anche a morire, perché lui sapeva benissimo, anche se non ne parlavamo, se non avevamo mai parlato, che il suo lavoro poteva portarlo a questo. E quindi era disposto ad affrontare le conseguenze fino alla fine. Lui temeva, quindi aveva dei timori? Ma non ne parlavamo mai, però era una cosa tacita tra di noi lo sapevamo che questo poteva succedere. E io cercavo di relegare questa angoscia in un angolino della mia coscienza, cercavo di non pensarci. Lui era sempre allegro, perché era così, era questo il suo temperamento. Rideva, scherzava e anche se diceva qualche cosa di molto serio, lo diceva così, ridendo, scherzando, perché era questo il suo carattere. Diceva delle cose importantissime scherzando. Era anche il suo modo per mascherare, probabilmente per preservarvi dai timori? Io credo senz'altro di sì, credo senz'altro. Aveva ricevuto mai qui a casa delle minacce? No, io non l'ho mai saputo questo. Ho saputo dai giornali il giorno che è morto, o non ricordo da chi, che era stato minacciato. Ma non aveva fatto parola, né io me lo sarei mai aspettato, perché non avrebbe mai fatto soffrire, ecco, la sua famiglia. Ultimamente però, non so, era molto molto stanco e credo che oltre che essere stanco, credo che fosse, non so, anche sfiduciato, perché i suoi sorrisi erano più forzati, i suoi scherzi erano più rari. Dopo l'eliminazione dei boss di Cristina e Calderone, l'espulsione di Don Tano Badalamenti dalla commissione, Totò Riina isola Stefano Bontade nella commissione, avendo ora lui la maggioranza di chi lo segue nelle sue scelte e strategie, a partire da Don Michele Greco, che prende il posto di Badalamenti a comandare la commissione, ma Greco è nelle mani di Totò. Al principe di Villa Grazia Bontade sono rimasti dalla sua parte solo Totuccio Inzerillo, Saro Riccobono, Gigino Pizzuto. Tutti questi ultimi, compreso Bontade, venivano avvisati delle cose che accadevano sempre con ritardo. C'è addirittura difficoltà per Bontade ad essere rieletto come capofamiglia della sua cosca. Cioè, il fratello voleva sostituire il fratello Stefano al comando della famiglia di Bontade. Quindi c'era una rivalità fra i due fratelli. Fra i due fratelli. E quindi motivi di dissapori fra i due fratelli? Fra i due fratelli, ma chi se ne avvantaggiavano erano gli avversari di Stefano Bontade. Perché i fratelli erano Stefano e Giovanni Bontate, no? Giovanni Bontate. Perché il Giovanni Bontate, insomma, andava all'esterno della famiglia questo contrasto che c'era tra i fratelli? Sì, e specialmente con Michele Greco. Ah, ecco. Quindi il Giovanni Bontate si lamentava, addirittura arrivò a dire al fratello: dai le dimissioni, facciamo le nuove elezioni per la capofamiglia. Siamo nel 79 e c'è un commissario di polizia che sta ficcando il naso negli affari della mafia e sta diventando molto scomodo. Ha scoperto cose molto importanti sul traffico della droga e non solo, e si decide così che quel commissario va eliminato. Il commissario è Boris Giuliano, capo della Mobile di Palermo, da una quindicina di anni nella polizia, quasi tutti a Palermo, a dare la caccia ai delinquenti e ai temuti boss della mafia.
Aveva conseguito corsi di specializzazione negli Stati Uniti e in Inghilterra, parlando molto bene l'inglese. Conosce molto bene anche i risvolti internazionali della droga. Nel suo ufficio ci sono i fascicoli più scottanti dei grossi affari e dei fatti di sangue avvenuti negli ultimi 15 anni. Molto dedito al suo lavoro da investigatore, che gli consente di ricostruire le trame più complesse. I molteplici dei fascicoli che ci sono nel suo ufficio, qual è quello che nasconde la sua morte? Dottor Agnello, si può dire che la pista della droga sia la più importante dell'assassinio di Boris Giuliano? Allo stato attuale delle indagini che mi vengono continuamente comunicate da parte della squadra mobile, si può dire soltanto che ci sono diverse ipotesi di lavoro. Semplicemente l'operazione droga, recentissima, rappresenta l'ultima operazione brillante di polizia che venne effettuata per le direttive del dottor Giuliano. Gli inquirenti, dopo la sua morte, cercheranno in tutte le direzioni possibili, ma non è semplice ricostruire il legame tra il suo assassinio e le decine di inchieste che ha condotto. L'ipotesi del piccolo delinquente, lo scassapajaru come si dice a Palermo, viene subito scartata. Gli inquirenti cercano così collegamenti con gli altri precedenti omicidi avvenuti a Palermo, come il caso De Mauro, l'omicidio Scaglione, l'assassinio del colonnello Russo, il caso di Mauro Francese o dell'onorevole Reina. Il tutto però sembra ancora improbabile da ricollegare a quei casi. Sul caso di Mauro De Mauro, nel settembre del 70, secondo Boris Giuliano, la scomparsa del giornalista era stata decisa dall'alta finanza siciliana di allora. I suoi sospetti erano sull'intoccabile senatore democristiano Graziano Versotto, presidente dell'ente minerario siciliano, che fuggirà all'estero nel 75, prima in Libano poi a Parigi. Versotto è stato anche testimone di nozze di Giuseppe e di Cristina insieme a Pippo Calderone. Versotto versava miliardi alla banca privata di Michele Sindona. Secondo la teoria di Boris Giuliano, il giornalista De Mauro aveva scoperto qualcosa di scottante su Versotto, forse fondi neri. Oppure l'altra ipotesi era quella che Versotto potesse essere collegato al golpe borghese, facendo da finanziatore ai golpisti, e che questo lo avesse scoperto il giornalista. Giuliano si occupò anche del caso dell'omicidio del procuratore capo della Repubblica di Palermo Pietro Scaglione, il 5 maggio del 71, delitto che comprendeva politica e mafia. Il giornalista De Mauro, prima di essere rapito, sembra che sia andato da Scaglione per confidargli un segreto, non si è mai saputo cosa. Boris credeva che ci fosse un collegamento tra la sparizione del giornalista e l'omicidio del procuratore. Qui il falegname. Dov'è qua? Ecco, che cosa fece il falegname che prima era qui? Almeno come ho sentito dire che ha telefonato a 116. Per avvertire? Che era successo una sparatoria, una cosa di questo. Ah, per avvertire che il procuratore Scaglione... No, non sapeva che era il procuratore, ma sentì i colpi. Sentì i colpi e chiamò... Il 116. Ed ora dov'è il falegname? Ma non lo so, è di più di 6 mesi che è questo. Ho sentito colpi, sì. Ma però mi credeva a me che erano i colpi di macchine che c'era di chiove. Ah, ieri era uscita a fare la spesa. Era uscita a fare la spesa, non ha visto nulla. Il caso del colonnello Russo, agosto del 77 a Ficuzza. Secondo Giuliano, il movente doveva essere ricercato nei procuratori dei nuovi lavori pubblici per conto di alcune società romane. Di questo caso poi se ne occuperanno soprattutto l'Arma dei Carabinieri. Sull'omicidio del colonnello Giuseppe Russo, caduto in un agguato ieri sera insieme ad un amico, l'insegnante Filippo Costa. I due uomini sono stati raggiunti dalle raffiche di mitra sparate da 3 killers mentre facevano una passeggiata nella piazza di Ficuzza, piccolo centro del Palermitano in cui stavano trascorrendo le vacanze. La ricerca della verità sulla morte tragica del colonnello Russo sarà condotta, è molto probabile, in tutta Italia, nei luoghi cioè in cui egli si trasferì al tempo dell'inchiesta sul delitto Scaglione, il procuratore della Repubblica assassinato in una strada di Palermo insieme al suo autista nel Nel caso Sindona, legato al suo banchiere Ambrosoli, che fu ucciso 20 giorni prima dell'agguato a Boris Giuliano. Uno spietato delitto questa notte a Milano. A colpi di pistola è stato ucciso l'avvocato Giorgio Ambrosoli, di 46 anni, liquidatore della banca privata italiana, l'istituto di credito del finanziere Michele Sindona. Il caso del boss Giuseppe Di Cristina, legato a Versotto e ucciso nel luglio del 78,
Gli sono stati rinvenuti 2 assegni da 10 milioni di lire, emessi da un'agenzia del Banco di Napoli e riconducibili anche a Roma a Balduino. Le indagini degli assegni porteranno alla scoperta di un riciclaggio di almeno 3 miliardi di lire. La quota del boss di Riesi, secondo Giuliano, può riferirsi al pagamento di una fornitura di droga. Quella è l'inizio di una sua grandiosa indagine sul traffico di droga tra Turchia, Sicilia e Stati Uniti. Si cerca anche perciò sulle ultime indagini fatte sulla droga, perseguite con abilità e coraggio dal capo della mobile. Aveva inferto duri colpi alla mafia, colpendo proprio l'apparato organizzato della droga, che trasferiva eroina pura dalla Turchia agli Stati Uniti via Sicilia. Un'altra indagine parte da alcune rapine in banca effettuate tra marzo e aprile, e secondo il bottino di decine di milioni, fanno intuire a Boris Giuliano che non si tratta di rapinatori comuni, ma che sia di fronte ad un'organizzazione che con quei colpi in banca si sta autofinanziando per fronteggiare le richieste di droga dagli Stati Uniti. E collegando molti elementi si arriva a capire che nuovi clan stanno cercando di entrare nel giro della droga. C'è movimento nei vertici criminali e New York è lo specchio di quello che succede a Palermo, dove la lotta tra le famiglie mafiose porta alla morte di Carmine Galante, detto Joe Banana, della famiglia Bonanno. Boris Giuliano cercherà di capire le conseguenze che avrà sui clan siciliani. Una serie di indagini del commissario portano ad una svolta clamorosa. Il 19 giugno del 79, all'aeroporto di Punta Raisi di Palermo, viene individuata una valigia spedita dagli Stati Uniti con circa $500.000 senza indicazione del mittente. Un signore, poi sparito, aveva chiesto ad un fattorino di ritiragliela, così il doganiere la controlla e trova i dollari. Il colpo grosso arriva quando una pistola smarrita in un bar di Corso dei Mille porta la polizia sulle tracce di Leoluca Bagarella, luogotenente di Luciano Liggio, boss di Corleone, che dal carcere di Fossombrone sembra diriga ancora le file della mafia. Le indagini portano al covo di Bagarella, da tempo latitante, in una zona nuova alla periferia di Palermo, in via Pecori Giraldi. Nell'appartamento vengono rinvenuti dietro una porta blindata 4 kg di eroina per un valore di 5 miliardi di lire e armi anche di alta precisione. Viene arrestato Antonino Marchese e Antonino Gioè e vengono rinvenute le foto di documenti falsi di Bagarella. Sono le prove che il clan di Liggio è inserito nel traffico di droga. Tutti quei giri di denaro e altre indagini avevano portato Boris Giuliano fino a Cinisi e aveva collegato che Cinisi era la cassaforte della droga e li comandava il boss Tano Badalamenti. Il commissario tra maggio e giugno aveva presentato 2 rapporti alla magistratura sui traffici della droga e sul riciclaggio di alcuni miliardi che confluivano sul traffico degli stupefacenti. Un'indagine portava ad un chimico turco che si trovava a Palermo, forse per installare un impianto di raffinazione, ma una fuga di notizie lo fece scappare prima che Giuliano lo potesse arrestare. La seconda indagine presentata dal commissario riguardava quei 2 assegni ritrovati nelle tasche del boss di Cristina, che rappresentavano una fetta minima di alcuni miliardi riciclati a Napoli da trafficanti di droga. La mattina del 21 luglio del 79, Boris Giuliano esce di casa qualche minuto prima dell'arrivo della sua auto d'ufficio. Sono le 8 del mattino, sposta la sua auto e la lascia ad un distributore di benzina chiuso per riposo quel giorno, poi si dirige al bar lì davanti, il Bar Lux, per prendere un caffè, anche se non era una cosa abituale che faceva. Un testimone dichiarerà alla polizia che prima di attraversare la strada per entrare al bar, si accorge di qualcosa, si ferma e appunta sul suo taccuino qualcosa che gli verrà poi ritrovato in tasca. Riparte ed entra nel bar. Intento a pagare il caffè quando giunge il suo killer, gli spara un colpo alla tempia, poi in rapida successione altri 4 colpi finendolo. Il killer scappa dal bar e raggiunge fuori una 128 gialla che lo attendeva. Dall'identikit il killer dovrebbe essere un uomo sui 30-35 anni, robusto, alto 1,65 m e 1,70 m. Un altro cadavere, quello di Boris Giuliano, che si aggiunge a quello delle vittime illustri, che hanno tutti in comune un'unica strategia criminale, quella che dall'ombra emette sentenze inappellabili.